Sono stato al CEI 2025 alla ricerca di prodotti, servizi ed ecosistemi per sfruttare al massimo l'energia prodotta dal fotovoltaico. In questo video scopriamo le soluzioni che ci offre Sungrow con inverter, accumuli e stazioni di ricarica ad alte prestazioni. Prendete appunti perché l'azienda cinese è al primo posto nella classifica Standard & Poor's Commodity Insights. Andiamo in fiera! Eccoci, allora iniziamo il secondo giorno di fiera da Sungrow, siamo con Alessandro Soragna. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, benvenuti al CEI Energy e in Sungrow. Cominciamo dalla presentazione veloce di Sungrow. Sì, chi è Sungrow? Sungrow è attualmente il primo produttore mondiale di inverter, basato in Cina e con una storia ormai che è di 26 anni dalla prima produzione, dove il nostro titolare è stato l'inventore del primo algoritmo MPPT e il primo inverter built-in trifase. Questo è un po' un insight di Sungrow. Il nostro titolare, che è un ex professore universitario, 26 anni fa ha inventato il primo algoritmo MPPT, che è andato poi a sostituire piano piano tutti quelli che erano i vecchi algoritmi PWM che ancora un po' ci sono nel mercato, insomma. Allora, parliamo, senza parlare di concorrenza, 3 brand che metteresti sul podio dei migliori pannelli. Allora, Q-Cells, Ok. numero 2 Geia Solar e numero 3 Trina Solar. Ah, ok. Questi sono un po' i tre sul podio. oggi che metterei, sì. Allora, la presentazione del prodotto la facciamo di là, quindi ne parliamo tra poco. Parliamo un po' della gestione intelligente. Sungrow è nota per l'alto rendimento. Parlaci un po' quanto è importante l'efficienza, la gestione dell'energia prodotta per il vostro ecosistema, diciamo. Allora, da sempre Sungrow tende a focalizzare la produzione dei propri inverter aumentando e massimizzando il più possibile l'algoritmo MPPT, cioè la capacità di trasformare energia già a tensioni molto basse e di tenere la trasformazione fino a tensioni molto alte. Cosa permette questo? Di trasformare più energia in una giornata. Ok, questa cosa perché è importante? Perché più si va avanti nel tempo, più i sistemi hanno anche batterie abbinate e quindi è importante avere energia disponibile per più tempo possibile in modo tale da tenere le batterie sempre in modo tale da caricare le batterie il più possibile, insomma, perché non è più un tema di vendita ormai dell'energia o di autoconsumo istantaneo, ma ormai siamo entrati nell'ottica, siamo entrati in un mondo che ha necessità di batterie per svariati motivi. Sì, la necessità di evitare di mettere energia in rete così senza controllo. Parliamo proprio di gestione dell'energia. Quali sono i sistemi che usa Sungrow, cioè del sistema Sungrow per gestire l'energia post produzione, diciamo? Sì, noi abbiamo più livelli di gestione dell'energia. Una ovviamente sono la gestione, diciamo, statica, che è l'accumulo in batteria per poi dopo la cessione nei momenti in cui non c'è produzione fotovoltaica, ma non solo. Sungrow costruisce sempre più data logger e sistemi che riescono a interconnettere all'inverter sempre più device, per esempio i sistemi di ricarica oppure l'abilitazione e disabilitazione di pompe di calore rispettando i cicli di isteresi che non vogliamo approfondire oggi, ma Okay, no. comunque è una parte molto tecnica e quindi cerca di interfacciare sempre più cose comandate dall'inverter, che di fatto l'inverter gestisce l'energia in modo tale da innanzitutto massimizzare quello che è il consumo dell'energia, ma in più comunque di poter gestire da un unico ecosistema tutto quello che sono gli apparati che utilizzano l'energia di fatto, no? Che è un po' la nuova frontiera, insomma, diciamo è il prossimo sviluppo. Sì, infatti oramai i data logger adesso una volta c'era un dataloggerino così che faceva impianti da 10 mega, adesso il datalogger per la casa è grande così perché deve gestire tutto praticamente. Allora, diamo un po' di pagelle al momento del mercato. Sì. Voto da 1 a 5 alla situazione dell'accumulo industriale. Allora, do 3 perché
l'accumulo industriale in questo momento abbiamo praticamente, quando parliamo di grandissimi accumuli, parliamo di oltre il megawattora, ci sono praticamente solo sistemi di accumulo AC. Non sono un grande fautore, non sposo molto questa filosofia, dobbiamo implementare con sistemi ibridi, secondo me. Per la La situazione e l'importanza della cyber security negli inverter. Estremamente importante, do 1 perché se ne parla troppo poco, voto 1, adesso dico in generale, poi i grandi produttori sanno bene quello che stanno facendo, adesso anche noi siamo estremamente concentrati perché tra l'altro, non so se si sa nel mercato, ma settimana scorsa è stato approvato il nuovo regolamento europeo sulla cyber security, che è estremamente restrittivo per quanto riguarda i server che gestiscono i dati e quindi c'è molta poca attenzione, ma è un argomento estremamente delicato, molto molto delicato. Sempre da 1 a 5, previsioni per il 2025. Ma 2025 prevedo che l'Italia è comunque un mercato piuttosto stabile per quanto riguarda la parte residenziale. Oramai il concetto di fotovoltaico è piuttosto sdoganato, quindi le persone tendono a volerlo, comunque integrarlo nella casa a prescindere, perché hanno ormai capito l'utilità. Vedo una prospettiva di miglioramento per quanto riguarda il mercato commerciale industriale con accumuli, cioè accumuli commerciali industriali. Perché? Perché prima era un mercato che non esisteva, non c'erano i prodotti, ora i prodotti ci sono, cominciano ad avere essere anche piuttosto efficienti e affidabili, e quindi mi aspetto che quest'anno comunque questo mercato cominci ad andare con le sue gambe, a svilupparsi. Ok, quindi vediamo Allora io gli darei un 3 sempre per la fiducia, perché io sto aspettando gli ibridi. È un 3 perché voglio che, secondo me, i prodotti ibridi per il mercato commerciale e industriale saranno un po' la chiave di volta, anche se comunque i prodotti ci sono già, funzionano, sì, sono affidabili, siamo ancora ma a potenze molto basse. Sì. E poi sempre voto da 1 a 5, le prospettive per le CER. Ecco, questo allora, do un voto 1 perché, ma non perché sono, purtroppo sprono il governo italiano a fare sempre chiarezza prima di annunciare determinate cose, dovrebbero prima dare, o contestualmente dare le linee guida, giusto? Cioè, almeno, questa è la mia opinione. Diciamo che sono 10 anni che si parla di CER, sono 2 anni che forse si sa più o meno come fare. Io ho visto che la prima comunità energetica fu fatta, cioè fu 3 anni fa, il numero 1 del GSE, la prima comunità stava 3 anni fa, poi per 2 anni non ne sono state fatte. Questo perché? Perché mancano le linee guida, ok? Quindi questo è un po' un invito, fate le linee guida contestualmente quando annunciate le incentivazioni, insomma, o comunque ok, e invece un voto alla fiera di quest'anno? Voto 4 perché la viabilità. Non posso dare 5 pieno per la viabilità di Rimini, che faccio un appello al sindaco. Cambiate qualcosina perché non possiamo metterci un'ora ad arrivare in fiera tutte le volte. È chiaro. Questo è un tema purtroppo. Va bene, io ogni anno con gli stand che intervisto organizzo il Gadget Contest. Sì. Qual è il vostro più bel gadget che avete in fiera? Allora, guarda, purtroppo noi abbiamo dei prodotti fantastici, siamo bravissimi, tranne in una cosa, a fare i gadget, però non sono male. Quello che sicuramente una cosa carina che non si vede in giro è il calendario che abbiamo, che è componibile ed è molto bello perché poi è ricco insomma, soprattutto per chi ha bambini è bello da gestire, e l'ombrello Sungrow. Quindi purtroppo non abbiamo dei gadget fantastici, lo so, siamo troppo concentrati sul prodotto a farlo bene e trascuriamo i gadget, scusateci, ma meglio così, dai. Allora adesso andiamo a vedere invece il prodotto industriale. Ok Alessandro, vai, è tutto tuo. Spiegaci la novità Sungrow di quest'anno. Oggi allora vi dico solo quello che abbiamo portato di novità quest'anno. Insomma, uno è la batteria da 5 kW residenziale murale, mentre prima continueremo a fare anche le batterie impilabili, ma
abbiamo quest'anno introdotto anche una batteria murale per soddisfare un po' tutta la richiesta del mercato. Purtroppo qua non ho il campione, non ha fatto in tempo ad arrivare. E la seconda novità, che è la più importante, sono i nuovi inverter ibridi da 15, 20, 25 kW, parallelabili fino a 8 macchine con 80, che ammettono 80 kWh di batterie sotto ogni inverter, 80 kWh, quindi due torri da 40 kWh, parallelabili fino a 8 macchine, quindi più o meno circa 600 kWh per il sistema, e 5 inverter più 5 inverter PV tradizionali, quindi arriviamo potenzialmente a circa 2 MW più 600 kWh. Quanto dicevamo prima, no? L'ibrido è sicuramente più efficiente, poi però ancora siamo limitati a queste tasche. Sì. Beh, Poi comunque questo nuovo inverter ammette una potenza di carica e scarica istantanea di 42 kW, che è ben il doppio, è più del doppio della propria capacità nominale, e anche in backup tutti questi inverter hanno backup integrato che ammette fino a 42 kW istantanei in off-grid. 42 kW, cioè è un inverter da 25 che spara fuori 42 kW. Esatto, in realtà probabilmente dentro un inverter da 50, più tre ingressi MPPT da 32 ampere l'uno, in modo tale da poter utilizzare tutti i moduli, tutte le evoluzioni da parte dei produttori di moduli fotovoltaici. In più, ultima cosa, è il primo inverter, credo, qualcuno magari mi correggerà, però è il primo inverter che ha la possibilità di scegliere le fasi su cui iniettare potenza, in modo tale che se ci sono problematiche di squilibrio di tensioni troppo alte o troppo basse in sistemi trifase, posso scegliere se iniettare tensione, se iniettare potenza su una sola fase o su tutte e tre o solo due, in modo tale da poter mantenere una stabilità della rete e poter prevenendo eventuali distacchi per normativa, insomma. Qui una cosa che sì, aiuta quando c'è lo squilibrio delle fasi, diciamo, è una cosa, probabilmente è una soluzione pensata per le case rifatte con il super bonus, per esempio, dove hai il sistema elettrico costruito in monofase, vai a cambiare il generale, però comunque hai le fasi che a volte si sbilanciano. Sono squilibrate, sì, non solo per le ristrutturazioni, ma vediamo anche ormai nel mercato tutte le case nuove che vengono costruite, oramai sono trifase perché sono full electric ovviamente, e quindi però si trova ormai il più delle volte si trovano magari due fasi molto scariche più una fase estremamente carica. Questo cosa porta? Comunque a distacchi dalla rete in caso di immissioni in rete. Con questo nuovo prodotto direttamente da remoto, senza doversi recare sull'impianto, possiamo cambiare la gestione del feed-in delle fasi, cioè magari limitare due fasi e iniettare tutto su una, in modo tale da prevenire ogni tipo di distacco, ma nel contempo andare a stabilizzare comunque la rete nazionale. Quindi è una regolazione che si fa manuale o è una regolazione automatica? È una regolazione che si fa direttamente dall'app in remoto, dove si possono decidere le percentuali di emissioni in rete per ogni singola fase, da 0 a 100% per ogni singola fase, direttamente da remoto, ovviamente se il sistema è connesso a internet. Sì. Allora, Sungrow non fa solo inverter, fa un sacco di cose, tra cui anche gli EV Charger. Siamo qui con Luigi Cristo. Luigi, raccontaci un po' i vostri prodotti, novità di quest'anno. Sì, allora abbiamo portato qui due stazioni di ricarica DC, una da 180 kW, doppia presa, e una soluzione distribuita da 480 kW, quindi con un power cabinet centrale, con dispenser di ricarica che possono essere appunto collegati al cabine. Poi abbiamo una stazione da 30 kW DC, diciamo, come puoi vedere c'è questa numerosità che si riporta sempre a questo 30 kW, perché il modulo di conversione dell'energia e di potenza che c'è all'interno delle stazioni è un modulo Sungrow da 30 kW, che quindi poi riproponiamo sulle diverse taglie delle stazioni, quindi un solo modulo 30 kW, 4-6 moduli nella versione 120-180 e poi tutti i moduli per arrivare alla 480 kW e scalare con le potenze. È un modulo brevettato Sungrow con un sistema di raffreddamento brevettato Sungrow che non necessita di manutenzione, quindi non abbiamo filtri aria, non esponiamo l'elettronica di potenza all'area di raffreddamento, ma l'elettronica rimane in una camera separata, isolata, rispetto alla camera di raffreddamento che invece espone solo a lette di scambio termico, quindi a lette in alluminio. Quindi
spingiamo aria solo sulle lenti di raffreddamento senza avere impatti sull'elettronica e senza la necessità dei famosi filtri aria, quindi poi richiedono una manutenzione ordinaria per la pulizia, eccetera. Questo è un brevetto Sungrow che deriva dal mondo fotovoltaico, come potrai immaginare, e riportiamo anche su tutte le stazioni in realtà. Si va dai 120-180 kW con 2 prese di ricarica, la stazione è, diciamo, una taglia molto indicata su ambito urbano o pubblico, ma soprattutto urbano, è la taglia che si adatta bene a quel tipo di ricarica. Sulle soluzioni da 480 kW, quindi un cabinet e 4 dispenser, possono poi essere dispenser doppi o singoli, la abbiamo più su ambito quello che chiamo charging hub, cioè parcheggi, dove quindi ho diversi punti di ricarica che voglio andare a posizionare, ma posso che avere sezioni più ingombranti, tiro fuori i moduli di conversione della potenza, li metto in un cabinet che sta in una parte dell'impianto non visibile e io ho solo dispenser compatti che arrivano sui punti di ricarica. Dove arrivano i cavi, delle pompe di benzina, no? Ok, abbiamo sì, serbatoio in una certa parte, abbiamo solo dispenser da cui facciamo benzina, è la stessa logica. Interessante. Ci sarà un prodotto che arriverà entro la fine dell'anno con potenza molto maggiore. Sennò sarebbe... Esatto, sennò sarebbe molto... occupa un posto alto. Esatto, sono 2 logiche diverse. Qua tutto insieme, di lì abbiamo scorporato la conversione di potenza dai dispenser. Sì. Sono 2 logiche diverse. Tutti con il display, i pagamenti elettronici, esatto. Le gestioni. Tutte le stazioni sono... E invece mi dicevi quell'altra di là, sì. Un po' più residenziale, sì, un po' più... Sì, qua parliamo di una soluzione più privata, sì. Più sull'azienda, dicevi, sul ristorante. Questa è una soluzione che include solo un modulo, un power unit, quindi quel famoso modulo 30 kW. È una wallbox che può essere stata appunto o su muro, o su palina o addirittura su trolley mobile, no? Per le auto officine, carrozzeria, c'è anche la versione mobile su trolley, sì. È una wallbox dedicata a quelle applicazioni private, qualora vogliamo avere, non so, un parcheggio privato aziendale, offrire una ricarica un po' più veloce rispetto alla C, ma anche sulle applicazioni semipubbliche, quali, non so, i ristoranti, i bar, le palestre, dove ci fermiamo, non so, per ricaricare un paio d'ore, e in quelle 2 ore con un 30 kW riusciamo praticamente a caricare quella macchina quasi completamente, no? Quindi è un taglio basso, non tanto per ambito pubblico, molto poco, quanto più per ambito appunto aziendale o da semipubblico. E quindi naturalmente c'hai anche il pagamento anche sì, qua a display. Questo è il lettore tessera RFID, ma è possibile ordinarla con un lettore di carte, come abbiamo visto di là, viene già a bordo. Ci sono 2 versioni, una per ambito puramente privato, quindi senza misuratore MID certificato, una per ambito semipubblico, ovvero quando anche quel ristorante o quell'attività vuole però offrire un servizio di carica pubblica, può farlo. Quando devi andare a vendere l'energia. C'è un meter MID certificato all'interno, quindi... E sono tutti DC. Sono tutte DC. Ricariche, stazioni AC. Stazione AC abbiamo la wallbox, una wallbox AC, che in realtà è una wallbox che noi vendiamo molto in abbinamento con il nostro inverter, quindi chi a casa installa un inverter ibrido Sungrow ha già lì, diciamo, un ottimo prodotto a cui può collegare una wallbox direttamente all'inverter, quindi utilizzando l'app e il sistema di gestione dell'inverter stesso può gestire anche la wallbox e l'inverter gestisce anche il flusso di ricarica in modo intelligente, quindi posso avere, non so, una ricarica eco, ovvero carico solo quando l'impianto produce, oppure una ricarica in cui voglio programmarla, quindi l'inverter sa che la macchina la vuole ricaricare solo dalle 18 alle 6 del mattino. Tante logiche che l'inverter può gestirmi sostanzialmente controllandomi la wallbox. Certo, infatti il tema è la forza principe sì, di quest'anno che è la gestione. Il tema principe di quest'anno, per chiudere la parte DC, è l'integrazione con sistemi BESS, con le batterie di impianto che abbiamo. Qua abbiamo una in miniatura, è un prodotto da 229 kWh, 110 kW di potenza, scalabile fino a 25 unità, quindi saliamo con potenze anche importanti. Perché? Perché molto spesso chi installa stazioni DC o non ha la potenza, quindi non ha potenza per effettivamente poi dargliela alla stazione, soprattutto quelle da 180-480, oppure perché non avendo oggi una ricarica continuata nel tempo, ci sono momenti morti, diciamo, in cui è possibile quindi ricaricare la batteria e sfruttare quell'energia in altri momenti della giornata, quando invece no, la richiesta di ricarica c'è. Quindi il tema di questa fiera che io vedo è l'integrazione DC con i nostri sistemi di stoccaggio BESS. Diciamo che è quello che sarà il distributore di benzina oggi, cioè la stazione con le batterie, il fotovoltaico probabilmente sopra e le stazioni di ricarica. Corretto, infatti tra parentesi il nostro BESS
ha già all'interno il modulo IMS di gestione dell'energia, quindi non devo andare a installare un dispositivo terzo che è poi il cervello dell'impianto. Collego i dispositivi DC al nostro BESS, che ha già all'interno un modulo IMS, quindi di Energy Management System, e lui gestisce le logiche dell'impianto, quindi è un collegamento molto Sistema integrato. sistema integrato. Chiaramente a quel BESS posso anche collegare gli inverter Sungrow, qualora ci fossero anche quelli, quindi è proprio l'ecosistema a 360 gradi. Questo è in miniatura, è alto, è un dispositivo alto 2 metri, abbiamo 2 metri per 1,20 per 1,20 e 229 kWh di energia e 110 kW di potenza. Poi collegandole fino a 25 io riesco chiaramente a soddisfare ogni esigenza sia di energia che di potenza, riesco a, in base alla taglia dell'impianto, in base alle esigenze del cliente, ne proponiamo 1, 2, 3, 4, 10, dipende, che si abbina molto bene alle stazioni di ricarica, perché appunto c'è questo tema di potenza che non è sempre disponibile in impianto e quindi lui dà una grossa mano. Sì, è una questione di coordinamento della disponibilità Se c'è anche l'inverter, puoi immaginare che tutta l'energia che produco dagli impianti, dai pannelli, energia gratuita, la vado a portare nella batteria e la uso quando mi serve. Di usarlo. Quindi praticamente ho un'energia gratis. Perfetto, dai. Grazie Andrea, mille. è stato un piacere. Buona Grazie. giornata.